Cari amici del canale, mi trovo ancora dalla FGS, sono nel loro laboratorio studio, sono in compagnia di Andrea, ciao carissimo. Ragazzi, lo scopo di questo video è proprio quello di farvi vedere la semplice ma efficace configurazione degli strumenti Victron. Ho sbagliato, Andrea? È giusto. È giusto. E quindi che cosa faremo oggi? Un video significativo, molto importante. Questo sarà un video da annotare, ragazzi, cioè segnatevelo come capostipite Victron, perché con Andrea oggi, e lascerò subito la parola a lui, andremo a vedere tutta la configurazione, cioè il settaggio del Victron tra i diversi componenti, inverter, regolatore solare, il cerbo, le connessioni, le configurazioni, l'attacco al wifi, in una maniera molto semplice. Questa poi sarà ripercorsa tutta nel totem Victron che avete visto sul mio canale, adattandolo alle potenze in ballo, perché avete visto che là ci saranno 4 regolatori da 5 kW di potenza massima ognuno, quindi 20 kW di pannelli, 15 kVA di Victron inverter e 60 kWh di batterie della Mani. Ebbene ragazzi, adesso lascio subito la parola a Andrea, che anche attraverso una lavagna vi andrà a descrivere tutti i vari componenti, e voi già potreste partire da subito a utilizzare i Victron, a configurarli e quant'altro. Andrea, vuoi dire qualcosa in prefazione ai nostri amici del canale? È tutto corretto, Gianni, queste sono le informazioni essenziali per poter accendere un sistema Victron. Perfetto, il tempo di iscrivervi al canale, partiamo subito con questo, chiamiamolo proprio corso, come installare i Victron in maniera sintetica. Tanti altri dettagli nei prossimi video. Buona iscrizione, ci vediamo fra pochi secondi. Ciao Gianni, bentornato in FGS. Ma sai che dopo il tuo video di promozione dal Victron abbiamo avuto veramente tante richieste. Allora ne approfittiamo, visto che sei tornato a trovarci, per ricordare alcuni dettagli tecnici e magari vedere anche qualcosa di nuovo su quello che è la programmazione dei Victron. Innanzitutto ci tenevo a ricordare alcune caratteristiche di quelli che sono gli inverter Victron. Allora, Victron, tanti me lo chiedono, nascono per essere inverter puramente in isola, ok? Cosa voglio dire? Che sono inverter nati per stare totalmente senza la rete, ok? Quindi significa che non sono adatti per immettere in rete, no? In missione. Perché tanti mi hanno chiesto, ma posso usarli per fare uno scambio sul posto? Posso usarli per fare un ritiro dedicato, una vendita di energia? No, allora Victron nasce per essere una centrale elettrica isolata. A questo punto, siccome Victron fa anche di più, può fare ha delle funzioni ancora migliorative, e tanti infatti la chiamano un'isola ibrida. Significa cosa? Che la nostra isola possiamo crearla ma gestendo comunque la rete, ok? Sempre però con zero emissione, no emissione. Un altro dettaglio fondamentale è che siccome nascono per essere totalmente in isola, le batterie sono obbligatorie, e adesso vedremo appunto che cosa possiamo farci. Sì, batterie. Quindi non possiamo utilizzare gli inverter Victron scollegati dalle batterie. Questo perché? Perché se io devo stare in isola non posso basarmi solamente sul sole, che magari un momento c'è, un momento non c'è una nuvola. Se io devo stare 24 ore senza corrente Enel, ho bisogno delle batterie, e quindi Victron nasce sempre appoggiato a queste. Ti faccio vedere adesso un esempio di sistema che abbiamo preparato per la configurazione. Ragazzi, da queste prime immagini Andrea è stato chiaro: su una lavagna con 4 dati identificativi Victron è off-grid, quindi non è scambio sul posto, e questo canale ha scelto Victron come il bestione arancione perché è tutto off-grid. Qua non si tratta lo scambio sul posto per tanti motivi ampiamente descritti. Adesso Andrea, che ne dici? Ci farai vedere qualcosa di tecnico. Qui ho preparato delle attrezzature. Spiega tu cosa andrai a fare con le configurazioni. Esatto Gianni, allora andiamo a vedere, collegando le componenti essenziali Victron, io le collego, le monto sulla mia parete, collego le batterie, andiamo a vedere a quel punto lì quali sono le configurazioni essenziali da farsi per farle funzionare. Perfetto, quindi attaccheremo, come abbiamo detto prima, un inverter, un regolatore di carica,
le batterie, un assorbimento minimo, cosa hai usato? Una lampada. Una lampada tranquillamente, il cerbo. Il cerbo, il data logger Cerbo. e il nostro display di controllo. Perfetto, quindi tutto ciò che potete comprare dalla FGS Victron viene qua in sintesi riprodotto, configurato in maniera molto semplice e funzionale, cioè parte subito. Certo, dopo lo sai anche tu, con Victron possiamo aggiungere 100 accessori, il sensore delle batterie, piuttosto che se colleghi... Questo ragazzi, scusa se ti interrompo, questo sarà esattamente lo scopo di questa serie Victron, aggiungere cultura come al solito all'ennesima potenza. Se andrai a collegare batterie a litio come le Manley, allora andremo a vedere il loro cavetto. Diciamo che non c'è limite agli accessori, ma di sicuro questa è la configurazione essenziale, necessaria, dove non si può sbagliare. Questo è anche importante ragazzi perché sapete che le mie playlist, che sono tante, sono anche lente ovviamente, perché io prima di produrre un video faccio sempre i test, come anche Andrea, c'hanno qua un laboratorio che fa paura, oltre a questo. A questo punto voi già da questa playlist potete già far funzionare l'impianto e poi migliorarlo progressivamente in funzione di accessori da aggiungere e configurazioni particolari. Bene, Andrea, siamo pronti per procedere. Partiamo. Oggi ti ho preparato qua sul banco con un po' di macchine muletto che abbiamo qua, un inverter Multiplus, un 3048, quindi i Multiplus dei Victron hanno un ingresso rete e un'uscita AC out e dopo adesso vediamo come. Poi abbiamo un regolatore di carica Smart Solar. Questo perché tutti i sistemi Victron, a parte un modello in particolare, gestiscono l'inseguitore del fotovoltaico con la centralina a parte. Il regolatore di carica è sempre a parte, a differenza di altre marche. Quindi l'inverter gestisce le batterie e il regolatore di carica gestisce l'MPPT del campo della stringa fotovoltaica. Dopodiché ti ho preparato collegato al sistema il cerbo, che è il data logger, il cervello di tutto il sistema Victron, con un suo display di controllo. Andiamo ad accendere, anzi prima ti faccio vedere le connessioni, giusto per avere un piccolo prospetto, che così sappiamo anche cosa aspettarci. All'interno di un inverter Victron abbiamo allora il morsetto di AC in, significa che è dove andrete a collegare il vostro ingresso del contatore, del generatore, quindi la fonte di alimentazione esterna. Diciamo nella maggior parte dei sistemi dove andrete a collegare l'arrivo del contatore, terra, fase e neutro. Poi abbiamo un morsetto di AC out, quindi dove l'inverter mi va a generare effettivamente il mio 230 in isola. L'ingresso AC in non è obbligatorio collegarlo, se io sono in una baita di montagna e non ho la rete posso lasciarlo scollegato. Sull'AC out invece è dove avrò la nostra tensione generata. Abbiamo poi le connessioni in batteria, quindi qua adesso abbiamo collegato più cose perché ho utilizzato le connessioni, quindi i 48 volt con cavi di sezione corretta che vanno in batteria. Qui adesso ho collegato anche l'alimentazione, il cavetto più piccolo, vedi, per il display e per il regolatore di carica. Proviamo ad accendere e vediamo che succede. Allora, io in questo momento ho collegato sulla AC in, abbiamo una spina che poi collegheremo per fare le prove alla nostra rete. Sulla C-out ho collegato per avere un riscontro la lampada del laboratorio. Ecco qua. L'inverter è alimentato dai suoi 48 volt, in questo momento non ha alcuna programmazione come fosse appena uscito dalla scatola. Premendo l'interruttorino è un due posizioni on, off e charger only, adesso spieghiamo nei Victron cosa significa questo interruttore. Abbiamo acceso l'inverter, spia inverter on e si è accesa la nostra lampada, quindi stiamo generando il nostro 230. Si è acceso anche il nostro display con il cerbo, che adesso andremo a vedere cosa dobbiamo andare a fare. Ancora non abbiamo collegato le apparecchiature e adesso ti faccio vedere come collegare i vari device dentro la centralina cerbo, quindi l'inverter, il regolatore.
Ragazzi, da questa inquadratura con questo PC in sottofondo avete capito, siamo passati all'altra fase, quella della configurazione. Praticamente adesso metteremo in condizione l'impianto che avete visto prima di funzionare in domotico, se possiamo usare questo termine. Descrivici tu cosa andrai a fare adesso, Andrea. Allora Gianni, ti faccio vedere a scaricare i software del pacchetto Victron, quindi tutto ciò di cui abbiamo necessità per programmare le nostre apparecchiature. Andiamo a collegare il nostro Cerbo sul nostro internet, che possiamo farlo o col wifi o con la nostra rete Ethernet, cavo LAN, e andiamo dentro il Cerbo a inserire i nostri device. Perfetto, quindi ha detto 4 parole, ma sono cose già importanti perché attraverso quello che avete visto e che vedrete adesso tutto funzionerà. Lui ha detto attraverso cavo LAN, quindi sulla rete locale, piuttosto che wifi. Non lo faremo oggi wifi perché è una configurazione un po' più elaborata che vedremo durante questa playlist. Ragazzi, iscrivetevi al canale e seguite tutte le playlist di cui siete interessati. Quindi oggi vedremo la connessione diretta col cavo. Guarda, in realtà, cioè, nel senso, possiamo vedere anche il wifi, Però perché no, ce l'ho qua il wifi, basta che facciamo vedere il menu. Ragazzi, allora andiamo a vedere, grazie Andrea, aggiungiamo anche questo elemento per rapidità, perché voi sapete che i wifi poi vanno configurati, ma lui già che l'ha fatto, ce l'ha già configurato, in un attimo con un tasto va a connettersi, eccetera. Ottimo, ci connettiamo col VE Connect della Victron. Col programma VE Connect, esatto. Perfetto. Poi da lì partiremo con altri programmini necessari a configurare di volta in volta l'inverter piuttosto che i regolatori. Perfetto, buona visione ragazzi. Gianni, andiamo sul sito della Victron, nella sezione Download, e troviamo un paio di software. Il primo che è disponibile sul sito della Victron, anche multipiattaforma, è il Victron Connect, e lo scarichiamo. Perfetto. Poi nell'elenco dei software Victron troveremo altri programmi, ma il VE Configuration Tool, il software per i convertitori DC-DC, a noi interessa solo il primo software. Allora, si è scaricato e lo installiamo. Allora, apri file. Sì. Qui andiamo avanti, scegliamo le cartelle, Victron Connect, installa. Con questo software possiamo andare a collegarci a tutte le nostre apparecchiature tramite la connessione del Cerbo. Cosa significa? Significa che il Cerbo è necessario per utilizzare il Victron Connect. Se invece potrei fare anche quello, o magari il cavetto di programmazione USB direttamente dal PC, posso collegarmi con altri software direttamente all'apparecchiatura, ma oggi vediamo quello tramite il Cerbo perché tutti gli autocostruttori generalmente con questo ne hanno a sufficienza. Perfetto. Allora, tutti saltiamo, salta, ecco qua. È partito Victron Connect, mi fa vedere ciò che sono le apparecchiature che vediamo in locale, cioè sulla rete Bluetooth o Wi-Fi o LAN, e ciò che vediamo invece sul portale VRM. Oggi vi facciamo vedere anche come abbinare il Cerbo alla vostra pagina sul portale Victron per il monitoraggio. Quindi sul VRM ovviamente mi chiede di fare una registrazione e la vediamo dopo. In locale io vedo il Cerbo. Al momento io non ho collegato ancora nulla al Cerbo. Vediamo quali sono i cavetti necessari per collegare i device essenziali al nostro Cerbo. Victron ha una serie di collegamenti sul Cerbo con vari protocolli. Infatti, se voi vedete ciò che abbiamo su un Cerbo, sono una serie infinita di morsetti, spine, spinette, e ognuna di queste ha un nome. Cosa vediamo sul Cerbo? Allora, in tutta la parte bassa abbiamo i morsetti per ingressi e uscite, quindi c'è il morsetto di alimentazione, dopodiché abbiamo 2 morsetti per dei relay programmabili a bordo del Cerbo. Il relay numero 1 ad esempio si usa sempre per far partire automaticamente i generatori quando le batterie sono scariche nei sistemi in isola. Dopodiché abbiamo degli ingressi e delle uscite dove addirittura io posso collegare il livello del carburante del generatore, piuttosto che sui camper anche lì i livelli dei serbatoi di sentina ad esempio. Nella parte alta del Cerbo
abbiamo invece tutte le connessioni con il resto delle apparecchiature, quindi il cavo Ethernet, Internet LAN, abbiamo 3 USB, di cui una la andiamo ad utilizzare per l'alimentazione del nostro display, l'uscita HDMI che va al nostro display. Nella parte bassa abbiamo 2 prese BMS CAN, che quindi sono in formato RJ45, le vediamo qua sotto, e sono per andare a collegarsi ai BMS delle batterie, come ad esempio il Siplos. Poi abbiamo VE CAN, è sempre una connessione CAN che dove andiamo a collegarci, sempre la vediamo qua sotto, questo è un tappo di terminazione. Su questa parte CAN andiamo a collegarci con apparecchiature, ad esempio i regolatori Victron CAN, e le ultime due sono il VE Bus. Il VE Bus è il protocollo di comunicazione delle apparecchiature specifiche Victron, quindi Victron Bus. Gli inverter comunicano tutti su questo VE Bus. Attenzione, non sbagliamo mai le connessioni, perché c'è anche il rischio che possano bruciarsi alcune interfacce. Quindi studiamo bene tutto ciò che va collegato e su quale spina. Purtroppo hanno la spinotto che è dell'identica tipologia, quindi con l'RJ45 abbiamo sia l'Ethernet che il CAN che il VE Bus, per quello che bisogna un attimo far mente locale e vedere dove collegare le apparecchiature. Questo è un normalissimo cavo RJ45 categoria 5 o 6. Con questo andiamo a collegare il nostro inverter, un Multiplus, che quindi internamente avrà la connessione VE Bus, è l'unica disponibile generalmente, ecco qua, con il nostro Cerbo, quindi Victron VE Bus, VE Bus. Ecco qua. Che cosa succede? Il nostro Cerbo, ecco qui, comincia ad agire. Come vedi è comparso in versione, dove prima c'era segnato spento, la percentuale e la nostra tensione batterie con le potenze che sente adesso l'inverter, quindi semplicemente un carico AC collegato che è la lampada. Sull'ingresso, che è questo lato, non vede nulla, quindi trattino. Noi possiamo vedere nel menu l'elenco dei dispositivi, l'unico apparecchio che adesso mi vede è il Multiplus, perché abbiamo collegato il suo cavetto. Cos'altro andiamo a collegare adesso? Il nostro regolatore di carica. Il regolatore di carica invece nella Victron generalmente hanno due tipologie di connessione. Quasi tutti hanno il cavetto VE Direct, che è un tipo di spinotto bianco molto piccolo, oppure il CAN. Questa è la versione VE Direct. Anche in questo caso andiamo a collegarlo tra quello che è la sua porta di comunicazione e il Cerbo. Come vedete, questi collegamenti possiamo farli anche a macchine già alimentate. Devo invertire questo di qua. Ecco qui. E questo qua. Ecco qua. Sopra e sotto. Ecco, come vedi Gianni, nel display, nell'elenco dei dispositivi, è comparso il nostro Smart Solar Charger MPPT. Due parole sulle altre connessioni anche del regolatore di carica. I regolatori di carica Victron, quelli più grandi, oltre che la nostra connessione per la comunicazione dati, hanno anche un morsetto di on-off remoto, quindi in questo caso c'è un ponticello. Se noi andiamo a rimuovere questo ponticello, semplicemente si spegne il regolatore. Possiamo ad esempio utilizzarlo per una disconnessione dai BMS delle batterie al litio. Dopodiché abbiamo sempre a bordo del regolatore un relè, anche in questo caso è programmabile tramite l'app, con cui possiamo alimentare su delle soglie di tensione, ad esempio qualsiasi ulteriore device o un controllo dei carichi. Ciò che adesso andremo a vedere è, avendo collegato l'inverter e il regolatore dentro il nostro Cerbo, andiamo a buttare tutto sul portale Victron, dopodiché potremo accedere a una e l'altra apparecchiatura, quindi dal
PC, dal portale Victron, potremo a questo punto accedere indipendentemente all'inverter o al regolatore sempre dal portale, quindi anche potete farlo da un'altra posizione, in remoto. Vediamo adesso il nostro Cerbo come collegarlo ad internet. Come abbiamo detto prima, abbiamo la possibilità di collegarlo tramite cavo Ethernet oppure anche tramite Wi-Fi. In questo caso abbiamo portato un cavo della nostra rete locale Ethernet, ma vi faccio vedere comunque dove sono queste configurazioni. Nel nostro menu in impostazioni possiamo scorrere, come vedete ci sono tantissime voci interessanti. In questo caso siamo con l'Ethernet, quindi mi dice connesso, di solito è tutto automatico, però uno può andare a modificare l'indirizzo IP in locale, andare a impostare il proprio gateway e quindi andare su internet. Diciamo invece che io voglio collegare il mio Cerbo alla mia Wi-Fi, accedo nel Wi-Fi, reti Wi-Fi, e vado a scegliere quello che è la nostra Wi-Fi locale. Allora, vediamo un attimo se arriva la nostra Wi-Fi, diciamo corte strale. Allora, connesso. Qua dovrei andare a inserire la password e poi mi collega appunto con il nostro Wi-Fi. Ok. Per collegare il nostro Cerbo ad internet dobbiamo andare nella sua pagina di configurazione del portale e prendere il suo numero ID. Vieni a vedere, Gianni, dove troviamo questo parametro. Sempre in impostazioni, scendiamo su portale VRM online. VRM significa Victron Remote Monitoring. A noi interessa questo numero, ID portale VRM, vedi, C061, eccetera, eccetera. Questo possiamo farlo anche vedere che se qualcuno vuole guardare il nostro impianto vedrà effettivamente quello che sta facendo. Noi dobbiamo segnarci questo numero dal PC, sempre dal software Victron Connect che avevamo aperto prima, andiamo ad accedere al portale VRM. In questo caso ci sarà da fare una registrazione con la vostra email, io ovviamente sono già registrato, ecco, e mi chiede aggiungi impianto. Noi diciamo che stiamo aggiungendo un'apparecchiatura Cerbo, perfetto. In questo caso vedi che il numero me lo suggerisce già lui perché lo sente nella nostra Wi-Fi locale, altrimenti dove c'è questo ID avrei dovuto scrivere manualmente quello che era il numero che abbiamo preso dal nostro display. Qui posso mettere il nome dell'impianto, quindi qua lo chiamiamo FGS per Gianni, aiuto, per Gianni. Collegamento. Ecco qua. Abbiamo già collegato il nostro Cerbo al portale Victron, dove vediamo le stesse identiche cose che vediamo nel display in locale, quindi quello che è l'inverter, quello che sono i consumi, quello che sono le batterie. Una parte importante a questo punto è che da qui, come ti dicevo, noi possiamo andare a programmare tutte le apparecchiature ed è essenziale, al di là del portale che magari uno potrebbe non avere necessità di vedere il monitoraggio su internet, ma è essenziale configurare correttamente le batterie nel sistema Victron. Andiamo a vedere come configurare questo parametro. Sul portale Victron, nell'elenco dei dispositivi, vediamo quali sono le apparecchiature che mi sente collegate, quindi il gateway, che è il nostro Cerbo, VE Bus System, che è il nostro Multiplus, come vedi, l'inverter, e il Solar Charger, che è quello che abbiamo collegato prima. Andiamo in avanzate. In avanzate potete vedere, faccio una rapida visione di quello che sono le possibilità sul sistema Victron. Andiamo ad esempio a monitorare le potenze piuttosto che la tensione delle batterie, e io sotto vedrò i miei grafici di questi parametri. Adesso sono vuoti perché abbiamo appena collegato il sistema. Un altro parametro molto importante da abilitare per poter configurare dal portale Victron il nostro sistema è sempre in impostazioni, portale VRM online,
dobbiamo abilitare la comunicazione bidirezionale. Questo permette di vedere i dati del nostro impianto, ma anche di mandare, inviare le nostre impostazioni. Comunicazione bidirezionale attiva. Un'altra configurazione che suggerisco sempre di abilitare è la console remota. Questo permette ad un installatore come noi di collegarsi direttamente al vostro display, quindi come fosse un TeamViewer per intenderci. Abilita in VRM. Perfetto. E torniamo all'inizio. Dalla dashboard del vostro impianto andiamo su elenco dispositivi, dove appunto vediamo le apparecchiature collegate, il cervo, l'inverter e il solar charger, e troviamo la possibilità della configurazione remota o anche dell'aggiornamento firmware. In questo caso cominciamo con la configurazione dell'inverter, importantissima. Premiamo. Il portale della Victron ci fa scaricare quello che è un piccolo file di configurazione del Multiplus Inverter, download. Lui adesso si collega effettivamente col vostro impianto, col vostro inverter, scarica il file delle configurazioni che poi potete configurare offline. Quindi anche se avete una connessione instabile potete ad esempio creare un hotspot in una posizione dove c'è poco collegamento, scaricate il file, ve lo controllate con calma e dopo glielo rispedite quando avete ripristinato la connessione. Come vedete vi ha scaricato il file di configurazione, eccolo qua. Noi facciamo apri file e visto che abbiamo installato tutto il pacchetto Victron, in questo caso mi chiede un aggiornamento, aprirà automaticamente il VE Configure, che è un altro software del pacchetto Victron. Quindi andiamo a dare gli aggiornamenti se li richiede. Aggiorniamo. Eccoci qua. Questo, Gianni, è il pannello di configurazione e programmazione dell'inverter Multiplus. Cos'è che andiamo a vedere? Abbiamo 6 finestrelle in particolare. Nel general abbiamo delle configurazioni essenziali, per cui se impostare l'inverter a 50 Hz o 60 Hz, lo lasciamo ovviamente a 50, impostiamo quello che sono gli ampere disponibili all'ingresso di contatore o di banchina. Quindi se io ad esempio ho un generatore soltanto da 1 kW dovrei mettere non più di 5-6 ampere ad esempio. Con un 3 kW di un contatore è giusto 16 ampere disponibili, shore limit. Abilitiamo il battery monitor, in questo caso dobbiamo impostare dentro l'inverter quello che è la nostra capacità batterie collegata. Dopo, se abbiamo altri accessori come lo smart shunt o il battery monitor, quella funzione la farà anche questo accessorio, però non fa mai male dare una doppia informazione anche all'inverter di ricordargli qual è il nostro amperaggio batterie. E nella prima finestrella è tutto qui. Nella seconda finestrella, grid, rete, abbiamo una cosa molto importante, ci chiede qual è il paese di installazione. Quindi qua abbiamo Australia, Austria, Belgio. Possiamo fare, io suggerisco due cose. Allora, se siamo in un sistema totalmente isolato in montagna, dategli pure nessuno, perché non deve l'inverter non deve rispondere, diciamo così, con delle caratteristiche di rete che siano compatibili per forza con queste distributori di rete. Se invece avete l'impianto installato in modo ibrido, quindi in casa vostra con un contatore, è meglio dargli Italia, che così siamo sicuri che lui rispetterà quelli che sono i parametri della rete italiana. Ovviamente attenzione, quando impostiamo il paese non vi fa tornare indietro, quindi vi chiede: siete assolutamente sicuri? Se vi sbagliate vi chiederà delle password di installazione, delle password di installatore che dovremo fornirvi noi. E anche nella seconda finestrella abbiamo fatto. Nella terza finestrella possiamo impostare le caratteristiche della parte inverter. Ad esempio mi chiede qual è la tensione che voglio generare, 230 volt. Io posso dire all'inverter di generare anche 220 volt ad esempio. Quando è che questa cosa viene utile? Se io ad esempio sono in una casa isolata in montagna e ho un boiler che consuma 2 kW, se io voglio risparmiare un po' di energia, se anziché farlo andare a 230 lo faccio andare a 220, risparmierò qualche centinaia di watt e così guadagno disponibilità sull'inverter. Comunque generalmente non si modifica, 230 volt va bene.
abbiamo in questa parte le tensioni di spegnimento inverter. Anche qui, se noi lasciamo le tensioni di default, sono un po' da ritoccare. Cosa significano questi tre parametri? Sono le tensioni di shutdown, quindi dove proprio l'inverter si andrà a spegnere, in questo caso con un sistema 48 è impostata a 43, e mi ripartirà a 48 volt l'inverter, iniziando a darmi un allarme a 47. Qua dipende dalla tipologia di batterie che abbiamo collegate. Dopo abbiamo anche la possibilità di lavorare sulle percentuali, ma questi sono proprio quelli massimali di spegnimento. In questo caso direi che va bene mantenere magari uno spegnimento inverter, quindi attenzione, questo è proprio lo spegnimento della macchina, non è dove io smetto di usare le batterie se ho una configurazione ulteriore che vedremo dopo. Lì è dove l'inverter va off totalmente e vi lascia a piedi. Ci sta a mettere un valore un po' più basso, ecco. In questo caso, per fare questo esperimento, li lascerei a questi valori, 43 di spegnimento e 48 di riaccensione. Qui abbiamo un'altra parte piuttosto interessante, l'AES. L'AES è il risparmio energetico degli inverter Victron. Cosa significa? Se io sono in un sistema isolato, lui sente che non sto consumando energia, l'inverter si spegne risparmiando batterie, quindi io lo posso abilitare o disabilitare. Se lo disabilito, l'inverter produrrà sempre 230 continuamente. Se lo abilito, mi chiede quando io sento un carico più basso di 25 watt, quindi 2 lampadine, se io sento un carico inferiore a questa potenza, l'inverter mi si spegne. Se io sento un carico superiore a 46 watt, allora riparto. Questi generalmente si cercano di metterli più bassi possibili, così che possa sentire almeno una lampadina o due. In questo caso, con questo modello inverter, questi sono i due valori di default. Qui possiamo impostare poi con che algoritmo andrà a sentire questo mio carico. Possiamo avere una modalità ricerca e qui lui mi va a emettere un impulso di 230 ogni secondo. Se sente un carico allora si accende. Questo magari è più sensibile, però mi dà dei buchi di tensione. L'altra possibilità è l'onda modificata. In questo caso, anziché produrmi 230, mi va a produrre circa 100-110 volt, che per certe apparecchiature come gli alimentatori switching, magari degli allarmi o delle telecamere, è comunque sufficiente per rimanere alimentati. Nella quarta finestrella abbiamo la parte di charger. Che cos'è il charger? Il charger, siccome gli inverter Victron sono inverter charger che possono anche caricare quindi le batterie dalla parte di rete o generatore, devo decidere se abilitare questa carica. Chiaramente se sono in isola e ho un generatore a benzina collegato, voglio caricare le batterie. Se sono collegato in rete, generalmente non voglio caricare le mie batterie dalla rete. In ogni caso, di default lo si lascia abilitato, perché se poi io faccio un sistema ibrido con la rete lo andiamo a spegnere in una seconda parte. Ma la parte importante da vedere qua sono queste, le tensioni con cui vado a caricare le batterie. Qui posso andare a impostare battery type, il tipo di batteria, litio, Victron al gel, piuttosto che le AGM, piuttosto che flooded, significa quelle con l'acido, tubolari o addirittura le red flow, che erano quelle al vanadio. Se noi andiamo a impostare litio, ti proporrà quelle che sono delle tensioni che secondo la Victron sono compatibili con un pacco Victron. Comunque è sempre meglio ricontrollare. Se il produttore batterie vi ha detto che quel pacco non va caricato a più di 57 volt, io dovrò mettere un valore non più alto di questi 57 volt. Quindi tensione di assorbimento o mantenimento, floating. Qui vediamo quella che è la curva. Anche questo nel manuale batterie è sempre bene controllare quali sono. Diciamo che in essenziale è importante vedere sul manuale batterie qual è la tensione massima, dopodiché nel miglioramento posso andare a impostare tutti i vari cicli. Allora, nella quinta finestrella del Virtual Switch io ho la possibilità di pilotare più relè che sono a bordo dell'inverter Victron. In questo caso oggi non li vediamo perché per la configurazione essenziale è meglio non utilizzarli, quindi mettiamo non usare, do not use Virtual Switch. Avendo fatto questa impostazione, altrimenti non vi fa proseguire, possiamo scegliere gli assistant. Cosa sono gli assistant?
Gli assistant sono delle configurazioni precaricate, quindi io posso andare a scegliere, aggiungi un assistente, una serie di configurazioni, ad esempio mi fa impostare come comandare il relay del nostro Victron per un generatore, quindi ci sono già delle configurazioni impostate. Quello che ci interessa maggiormente in quasi tutti i sistemi è l'autoconsumo, la configurazione ESS, Energy Storage System. La carichiamo, adesso qui avevo delle altre configurazioni che vado a cancellare, programmabile relay, delete e delete, mi rimane ESS, lo faccio partire e mi chiederà un po' di informazioni molto semplici. Qua dice hai letto tutto, assolutamente sì. Mi chiede anche qua il tipo di batteria, quindi se avete un tipo di batteria al gel AGM piuttosto che al litio con il BMS della Victron, con il litio con un contatto, oppure con un litio, ad esempio, eccolo qua, litio con un altro tipo di BMS che comunica via CAN. Se ad esempio avete l'Eman lì, metterete questo con il SIPLOS. Avanti. Mi chiede la capacità delle batterie, in questo caso lasciamo 440 A, la parte di sustained voltage lasciamola di default, la parte di cutoff dinamico lasciamola di default, a meno che non ci sono altre idee, restart offset lasciamo tutto di default. Come vedete è molto semplice. Qui mi chiede se ho degli altri inverter collegati assieme al Victron. No, generalmente. Riepilogo e io ho finito. A questo punto basta che vado su General, File e esco, attenzione, dal mio programmino. Mi chiederà di salvare il file che ho appena generato, gli dico di sì ovviamente. Sempre dal portale Victron andrò a riprendere il file appena salvato. Allora download, eccolo qua, il file di configurazioni, e lui me lo sta inviando al mio inverter. Adesso vedrete che nell'inviare la configurazione l'inverter si riavvierà. Vedete che si è spento l'inverter sta lampeggiando perché sta recependo la programmazione. Collegamento riuscito, ecco qua, l'inverter è ripartito ed è stato configurato col nostro parametro BMS, col nostro parametro ESS. Adesso cosa è successo? Siccome non c'è collegato un pacco batteria al litio col BMS, mi segnala allarme e quindi siamo fermi. Infatti mi dice attenzione, batteria non presente. Le programmazioni dell'inverter possiamo vederle anche con il cavetto della Victron USB, che quindi ci permette di collegarsi all'inverter senza passare dal portale internet del Cervo. Quindi connessione USB lato PC e attacchiamo il nostro cavetto, ecco qua. L'inverter, a questo punto abbiamo detto che l'inverter ha un cavo, è un RJ45 connessione VE bus, dobbiamo scollegarlo se lo avete collegato al Cervo, connessione VE bus, questo è quello che va all'inverter, lo colleghiamo nel nostro cavetto di programmazione. Attenzione, rimarco ancora una cosa, non collegate mai il cavo internet della vostra Ethernet dentro le connessioni dell'inverter. Lì internet col cavo Ethernet va collegato solo nel Cervo, altrimenti rischiate di bruciare le apparecchiature. Ok, allora, avendo collegato il nostro inverter direttamente al PC, non occorre, faccio vedere ancora un colpo, non occorre andare sul portale online della Victron, ma apriamo direttamente, avendo installato tutto il pacchetto Victron, il programma VE-config. Ecco qua, questo è il programmino che abbiamo visto per le configurazioni degli inverter. In questo caso mi chiede la porta di comunicazione, diciamogli la COM3 che sta sentendo la connessione, lui ha già sentito il cavetto, obiettivo rilevato,
vi sta leggendo tutte le configurazioni della macchina. Ecco qua, e siamo tornati a quello che è il programmino di configurazione dell'inverter. Intanto che finisce di leggere tutti i blocchi. Perfetto, in questo caso siamo collegati direttamente, quindi a differenza di prima stiamo leggendo in tempo reale quelle che sono le tensioni della batteria del 230 generato, o anche in questo caso della tensione in ingresso, che come vedete è 0. Qui Gianni abbiamo la stessa finestrella di prima, quindi il generale dove decido i 50 Hz, i 16 A disponibili, la capacità delle batterie, il tipo di rete dove vado a installare l'impianto, le sottotensioni di spegnimento o dello stand-by, la parte di carica batteria interno per rete o generatore dove imposto il tipo di batteria e le tensioni di carica, importantissime, con anche il tipo di curva, magari a 3 fasi, 4 fasi, il virtual switch che è la programmazione su certi parametri dei relè a bordo inverter. Suggerisco di non usarla mai, perché piuttosto utilizzare gli assistenti, gli assistant. Negli assistenti vedrete che ci sono, se volete controllare i relè, già ci sono ad esempio delle configurazioni pronte per il generatore, per un relè programmabile a seconda di certe condizioni, piuttosto che inserire i parametri per un BMS o degli ingressi ausiliari. Quindi, ma il 99% dei sistemi basta caricare il sistema ESS, quindi il sistema Energy Storage System. Ecco qua. Dopo aver caricato l'assistente ESS sull'inverter Victron, dal display del Cerbo nelle impostazioni possiamo andare a vedere alcuni parametri che sono assolutamente importanti. Allora, sistema ESS. Allora, ricordiamo cos'è il sistema ESS: è la funzione dove decide l'inverter quando utilizzare la rete Enel, quando utilizzare le batterie o quando utilizzare il solare, a seconda di quello che abbiamo disponibile. Quindi io ho le batterie cariche, l'inverter vi darà energia dalle batterie. Le batterie a un certo punto si stanno scaricando, vado a ricollegarmi con la rete Enel. Qui vediamo quando lui va a collegarsi, quindi ho la modalità ottimizzato con durata batteria o non ottimizzato. Suggerisco di lasciare ottimizzato. Cosa significa ottimizzato? Adesso ve lo spiego. Nei parametri appena sotto vediamo qual è lo stato di carica minima a cui arriva per usarmi le batterie. Adesso qua abbiamo impostato il 10%, se ho una batteria al litio ad esempio ci sta a lasciare un 20%, quindi fin tanto che le batterie non arrivano al 20% l'inverter vi darà energia dal vostro sistema solare anziché prenderla dalla rete. La modalità ottimizzato cosa significa? Che questa percentuale non è fissa. Ad esempio, lui è in grado di rendersi conto in base a quello che voi consumate tutti i giorni, e anche se è collegato ad internet con le previsioni meteo, lui può dire: io so che per una settimana ci sarà brutto tempo, quindi questa sera non porterò le batterie al 20%, al livello più scarico possibile, e dopo lasciarle così per una settimana che so che c'è brutto tempo. La modalità ottimizzata è intelligente, quindi dice: ho brutto tempo, questa sera, sapendo che non caricherò le batterie per un po' di giorni, tengo la percentuale più alta, e quindi qua ti dice nel parametro sotto qual è in questo caso il minimo. 20 è quello che io ho imposto, secondo lui oggi può arrivare al 20 in questo caso, ecco. Quindi posso decidere, sempre nella modalità ESS, di limitare la potenza inverter. Io ho un contatore da 3 kW, ho un inverter da altri 3, io potrei avere un totale di 6, però se per qualche motivo dalle batterie non voglio tirare fuori più di 1 kW, ad esempio, io posso dirgli: limita che tutto ciò che prendo dall'inverter è ad esempio solo 1 kW. Impostazione di rete, questo è importante, è quello che lui cercherà di puntare, cioè significa a quanti watt voglio lasciare il mio contatore. Di solito uno mette 0, quindi io cerco di tenere il mio contatore a 0. Lui continuerà quindi a dare energia modulando secondo quello che voi consumate, per tenere puntato il contatore, cioè l'ingresso dell'inverter, a 0 watt. Generalmente
È vero che 0 è quello che si ambisce, ma io consiglio di lasciare almeno 50 watt. Questo perché evita, diciamo, nelle rapidissime collegamenti e scollegamenti di carico, gli lascio un piccolo margine per evitare che vada a immettere in rete energia che non voglio. L'iniezione a rete è una parte da non farsi in Italia con queste macchine. Posso decidere addirittura una ricarica programmata. Se io ho un pacco batteria al litio e una volta al mese voglio dargli una piccola carica, qua posso andare a deciderlo. Alla fine il parametro importante è la percentuale minima di scarica a cui voglio far arrivare le mie batterie. Tutto qua. Un'altra cosa importante è dove faccio questa misura dei 50 watt che voglio puntare a mantenere. Qua mi dice da un contatore esterno. Io nel Cerbo posso collegare un meter via Modbus e quindi sarà esterno, oppure se l'unica cosa che ho è l'inverter a cui ho collegato sul mio AC in sull'ingresso il contatore, questa misurazione la farà lui, l'inverter carica batterie. Gli metto l'impostazione, quindi inverter, selezione inverter carica batterie. Ecco qua. Il parametro di percentuale di carica delle batterie è molto importante. Come fa il sistema Victron a calcolarlo? Dobbiamo dirgli noi chi è che gli dà questa informazione. Quindi in impostazioni, impostazioni di sistema ancora. Qua possiamo mettere i nomi al nostro sistema di Andrea. Ingresso rete 1 gli posso impostare che avrò la rete, ad esempio, piuttosto che il generatore o una banchina. L'ingresso CA2 in questo caso non c'è in questa macchina. Monitor batteria è quello che ci interessa, quindi chi è che sa che percentuale ho la batteria. Se lascio automatico non so cosa sceglierà. Qui ora abbiamo collegato solamente un Cerbo, un regolatore e un inverter, quindi mi fa selezionare inverter. Se io avessi un pacco batteria al litio con un BMS mi uscirebbe BMS Seplos. Se avessi uno Smart Shunt mi farebbe vedere sensore batterie Smart Shunt, e posso impostare questo per scegliere chi è che è responsabile di dire al mio sistema qual è la vera percentuale delle batterie. Molto importante. Con il sistema programmato fino ad adesso vediamo nel riepilogo del pannello la percentuale batteria 87%, quindi carica, e i nostri carichi. Non abbiamo ancora collegato nulla sull'ingresso dell'inverter, che come abbiamo detto può essere o la rete Enel o un generatore. In questo caso abbiamo configurato un sistema ESS, quindi che è in grado di decidere e modulare quando gli serve prendere la nostra energia dalla rete. Colleghiamola effettivamente. Abbiamo il nostro cavo, lo colleghiamo all'ingresso di una presa, quindi gli portiamo effettivamente il nostro 230 all'ingresso. Adesso l'inverter impiega qualche secondo che fa i suoi controlli di rete e vedrete che arriva a misurare. Ecco qua, si è sentito il relay interno che ha collegato la nostra rete a quelli che sono i nostri carichi. Allora, in questo caso cosa vediamo? Che i nostri 50-60 watt, come vedete, li stava prendendo dalla rete. Però attenzione, siccome le batterie sono cariche, vedete che il nostro carico lo prende dalle batterie. Adesso, per far vedere un po' meglio, conviene che attacchiamo qualcosa di un po' più forte come carico, perché siccome abbiamo detto che voglio mantenere la rete bilanciata a 50 watt, è proprio molto molto vicino a quello che sto consumando. Quello che è importante vedere è che se noi adesso aumentiamo e qua mettiamo 1 kW, anche se io ho la rete collegata, io non vado ad utilizzarla e sarà lui a decidere quando, secondo la percentuale. Allora vediamo un po', qua ci colleghiamo questo, Gianni, una bella stufina, che dici? Abbiamo collegato una stufetta come carico un po' più importante, vado ad accendere. Perfetto, adesso vediamo che istantaneamente l'inverter sente che stiamo consumando 850 watt. Adesso vedrete che pian pianino dovrebbe cominciare a prendere la nostra energia dalle batterie. Vedete che sta scendendo, 540.
impiega sempre qualche secondo a fare queste modulazioni, quindi lui pian pianino sta aumentando quello che è il prelievo dalle batterie, 300, 400, e vedete anche dai flussi si capisce bene da che parte va l'energia. Questo è il sistema secondo me più bello, più pulito, perché non ho alcuno sbalzo su quello che è la qualità della rete del cliente, proprio perché ho la stessa identica rete dell'Enel. Sì. Un piccolo consumo che posso abbassare, perché 50 watt posso metterlo a zero, è vero che durante la giornata magari mi farà qualche wattora di consumo, ma ha vantaggio di non avere alcuno sbalzo, alcuna microinterruzione, perché non ho nessun telerottore che attacca e stacca dal mio sistema alla rete. In certi casi è molto meglio questo. E il Victron non è in Italia certificato per rimettere in rete, non lo fa. In altri paesi è certificato, quindi io ho delle configurazioni per fargli vendere energia, ma lo ricordiamo, in Italia Victron non si usa per lo scambio o la vendita di energia. Ragazzi, anche questo video è arrivato al termine, avete capito cose fondamentali. Ovviamente i dettagli qua sono milioni ed è esattamente quello che vedrete in tutta questa serie della Victron, video dopo video, dettaglio dopo dettaglio. Ma oggi Andrea vi ha già messo in condizioni di poter utilizzare i prodotti, questi che avete visto, che fanno funzionare un impianto off-grid o parzialmente off-grid, ovvero con connessa anche la rete. Vi ricordo che i Victron non nascono per lo scambio sul posto e non funzionano con lo scambio sul posto, quindi in Italia non c'è una configurazione Victron rete, quindi come in armonia per questo canale l'utilizzo è solamente off-grid. Andrea, cosa vogliamo dire in conclusione agli amici del canale? Come tu hai detto, queste sono le configurazioni essenziali. Se già fate questo collegamento di internet, date la possibilità anche noi come consulenza tecnica di collegarci al vostro sistema e aiutarvi nel sistemare i parametri, quelli più complessi. L'importante è che abbiate una connessione a internet o un cellulare per collegare tramite hotspot in questo sistema. Quindi acquistando i prodotti dalla FGS e una volta capito come funziona, avete montato il tutto, avete anche montato, ve l'ho fatto vedere, la connessione a internet, che sia wifi o rete locale. Esatto. A questo punto avete un problema, chiamate FGS, secondo quello che avete già visto nel video iniziale, dove loro fanno anche questa assistenza. Meglio poi... se mandano l'email, perché io sono sempre sui cantieri e non mi trovano mai. Ecco, questa è una cosa fondamentale, siamo tutti sempre presissimi. Con l'email vi risponde a tutti, e colgo l'occasione perché è successo un amico del canale che a volte le email finiscono nello spam, quindi prima di dire FGS non mi risponde, andate a vedere se è finito nei vostri spam, che magari avete un filtro abbastanza sostanzioso. Rispondiamo tutti di solito. Assolutamente sì, come anch'io. In questo modo comprate da FGS, configurate in 448, avete visto, ovviamente questo è su tavolo, bancone da lavoro, abbiamo fatto un test, ma fate sempre tutto a norma con i cavi della certa dimensione, insomma seguendo la playlist poi vedrete e imparerete come si fa tutto questo. Quindi ragazzi è un video molto interessante, abbiamo visto la sgrossatura dei Victron, il funzionamento degli elementi senza strafare. Nella playlist, come già detto, vedremo tutti i dettagli per una configurazione globale, graduale, ci vorrà pazienza e tempo come tutte le playlist. Ragazzi è tutto, salutiamo gli amici del canale, iscrivetevi a questo canale. Andrea, che vogliamo dire? Gianni, la collaborazione quest'anno è iniziata in bomba, i Victron stanno uscendo tutti i giorni, grazie, continuate a seguirci. Ecco, adesso ho detto una cosa interessante perché prima mi diceva Gianni, grazie del canale perché stiamo vendendo anche tanto. Quindi questo è dimostrazione non solo della potenza del canale, ma anche di un'azienda seria, perché comunque voi alla fine siete i valutatori finali di Mani, di loro e di altri, che sul canale finiscono solo nella playlist di questi mi fido, se sono tali da garantire questa fiducia. E grazie ancora Andrea. Buona visione ragazzi, iscrivetevi al canale, alla prossima.